Cosa succede quando un buon termico, un sistema night and day e un telemetro laser preciso vengono racchiusi dentro un unico binocolo? Scopriamolo insieme provando sul campo il nuovo Guide TSN 650M 2.0. Buongiorno a tutti, sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici digitali dal 1997. Dopo aver recensito qualche mese fa il monocolo termico Guide Gen TD653L, ero curioso di provare un binocolo multispettro della stessa azienda. Per questo motivo ho richiesto a Bignami il nuovo TN650M, uno strumento che ho avuto modo di utilizzare realmente sul campo per diverse sessioni osservative. Attualmente costa circa 3.200 euro. Su termicenotturni.it, come sempre, trovate una recensione molto approfondita di oltre 30 pagine. Io però ve ne parlerò tra poco, subito dopo la breve sigla. Quindi ragazzi, sedetevi comodi e iscrivetevi al canale, noi ci vediamo tra 20 secondi. Il TN650M 2.0 si presenta con un'impostazione molto classica, quasi da binocolo naturalistico come vedete, ma sotto lo scafo nasconde parecchia tecnologia. La struttura open hinge con doppio ponte migliora la presa e la maneggevolezza, mentre lo chassis rivestito da una buona gommatura in parte garantisce una sensazione di robustezza, decisamente definibile come convincente. Uno degli aspetti che ho apprezzato di più riguarda il bilanciamento, perché il peso è distribuito molto bene verso la zona degli oculari e questo va a ridurre l'affaticamento durante le osservazioni prolungate. La qualità costruttiva poi è elevata, abbiamo impermeabilizzazioni P67, riempimento in azoto, filettatura standard per il treppiede, batteria facilmente sostituibile e comandi studiati per essere utilizzati con rapidità anche indossando i guanti invernali. Essendo un prodotto multispettrale, il TN650M 2.0 integra due differenti sistemi ottici, ciascuno pensato per un ambito specifico. Per il canale termico, Guide ha scelto un obiettivo al germanio da 50 mm, aperto f1, abbinato a un moderno sensore Vox non raffreddato da 640 x 512 pixel. Ha un pixel pitch di 12 micron e una sensibilità termica dichiarata di 18 millikelvin. Il canale termico offre un ingrandimento nativo di 3,9x, un campo di vista tra 8,2 e 5 gradi, un rilevamento dichiarato sino a 2600 metri e può arrivare tramite zoom digitale sino a 31,2x. Accanto al comparto termico troviamo poi il sistema digitale Night and Day con CMOS, caratterizzato da una risoluzione 4K di 3840 x 2160, passo pixel da 2 micron e una focale da 33 mm aperta f1.4, ingrandimento di base di 2,6 e la distanza di rilevamento dichiarata in questo caso va a raggiungere circa 950 metri. Entrambi i sistemi lavorano a 50 Hz, garantiscono quindi una buona fluidità durante anche il panning, il tracciamento degli animali e le osservazioni dinamiche. Ovviamente non aspettatevi la fluidità di un binocolo ottico. Al di là dei dati tecnici, quello che conta davvero poi è il comportamento pratico, perché il sensore termico comunque mi è parso molto convincente. Abbiamo una buona pulizia generale dell'immagine, dettagli ben leggibili e oltretutto una resa che permette una valida interpretazione della scena anche alle medie e alle lunghe distanze. Il valore NTD particolarmente basso aiuta soprattutto nelle situazioni ambientali più complesse, con umidità elevata, vegetazione, ad esempio scarso contrasto della scena termica. Molto valida comunque anche la parte night and day, come state vedendo. La resa diurna è soddisfacente e nelle osservazioni crepuscolari il sistema continua a mantenere una buona leggibilità della scena anche quando la luce disponibile
inizia a diminuire, quindi qua si vede la differenza rispetto a un binocolo crepuscolare. Ho apprezzato anche il display AMOLED Full HD interno, perché ha buona definizione, un buon contrasto elevato e dei neri profondi. Sono caratteristiche che nell'uso soprattutto termico notturno fanno realmente, secondo me, la differenza. Uno degli aspetti poi che mi ha convinto particolarmente durante le prove riguarda il telemetro laser, perché è un telemetro, come sapete, integrato fino a 1500 metri di stima, e così come avevo già riscontrato sul monocolo TD653L, anche in questo caso la Guide ha fatto veramente un ottimo lavoro, perché il sistema è risultato rapido, preciso e molto veloce nella restituzione delle distanze tra i più veloci mai provati in queste categorie. Personalmente, infatti, continuo a considerarlo uno dei migliori telemetri integrati che abbia provato finora su un sistema termico. Ho apprezzato poi molto anche l'integrazione meccanica, perché il modulo è perfettamente, come vedete, incorporato nello scafo e quindi ben protetto anche da urti accidentali. Molto interessante anche la gestione energetica, perché Guide ha scelto una soluzione a doppia alimentazione, ha una batteria interna integrata e una classica 18650 sostituibile, una filosofia che ho preferito molto sul campo, perché ha unito praticità e operatività reale sul campo. Quando la batteria esterna infatti si esaurisce basta sostituirla rapidamente per continuare a lavorare, ma anche quella interna vi devo dire che funziona per molto tempo. Vengono poi fornite in dotazione due batterie 18650, un dettaglio quindi che durante le lunghe uscite notturne potrebbe fare realmente la differenza. L'autonomia è dichiarata di circa 6 ore, ci sono arrivato, ovviamente in base anche all'utilizzo del display, del wifi, del telemetro, del GPS, se registrate molti video come me. Sono poi presenti tantissime altre modalità dedicate al contenimento dei consumi. Si va dallo stand-by intelligente allo spegnimento automatico, e molto buona anche la gestione dei comandi. Abbiamo pochi pulsanti multifunzione, vedete qui ben posizionati e facilmente raggiungibili anche al buio utilizzando i guanti. Dopo pochi minuti di pratica infatti ragazzi si riesce a gestire praticamente tutto senza distogliere mai lo sguardo dalla scena osservata. Avete zoom, telemetro, fotografia, video e menu operativo. Ho apprezzato inoltre molto anche il sensore di prossimità vicino agli oculari, che praticamente fa accendere il display automaticamente. Anche il software mi è sembrato, direi, maturo, perché le possibilità di personalizzazione sono veramente numerose. Palette termiche differenti, modalità scene, regolazione delle immagini, funzioni GPS, bussola digitale, wifi, registrazione audio, video, sonoro e tantissime altre opzioni dedicate anche alla gestione energetica. Leggete l'articolo perché ho scritto tutto. Rimangono forse alcuni piccoli rifusi nella traduzione italiana del firmware, ma nulla poi che vada a compromettere realmente l'utilizzo pratico. Nel complesso il TN650M 2.0 restituisce secondo me la sensazione di uno strumento molto evoluto, ma allo stesso tempo sufficientemente intuitivo da imparare rapidamente anche senza dover consultare di continuo il manuale. Uno degli aspetti poi che mi ha convinto di più riguarda proprio la flessibilità operativa, perché con una semplice pressione della manopola centrale si può infatti passare rapidamente tra modalità termica, night and day, digitale e anche diverse modalità fusion che vanno a combinare insieme le informazioni provenienti dai due sensori. Molto utile anche la classica funzione Picture in Picture che ormai avete imparato a conoscere, che permette di mantenere il campo visivo completo beneficiando contemporaneamente di un maggiore dettaglio nella zona centrale dell'immagine. Guide inoltre consente di scegliere tra compensazione automatica oppure manuale della calibrazione termica. Tra le funzioni più moderne vi segnalo anche il riconoscimento con intelligenza artificiale integrato, che può evidenziare automaticamente alcune categorie di animali e la presenza anche della figura umana. Oltretutto potete attivare o disattivare la vibrazione. Per quanto riguarda invece il sistema Night and Day, è inoltre disponibile un illuminatore IR regolabile su differenti livelli che aiuterà il sensore digitale nelle condizioni di luce più difficili.
GuideSense ha poi dedicato parecchia attenzione anche agli utenti più evoluti, integrando delle funzioni interessanti per il tiro e l'utilizzo balistico. Infatti, come vedete, ho fatto un breve test anche alla Montagnola. Il telemetro laser può lavorare sia in modalità singola e continua, con aggiornamento costante della distanza, e sono inoltre disponibili parametri come l'angolo di sito, l'altezza verticale e la personalizzazione del cursore di telemetria. Attraverso l'applicazione Target IR Ballistics è possibile creare differenti profili balistici, caricando i parametri della propria combinazione, arma, munizione, e ricevendo direttamente sul display le correzioni in MOA oppure in MIL. Riguardo l'utilizzo naturalistico diurno, il sistema CMOS Night and Day si comporta complessivamente in linea con i migliori prodotti multispettrali attualmente presenti sul mercato. La resa diurna vi devo dire che è soddisfacente, con immagini nitide, buon contrasto e una qualità più che adeguata per l'osservazione ambientale e il riconoscimento della fauna. Va però ricordato che si tratta di un sistema digitale e quindi non è un classico binocolo premium top di gamma con ottica tradizionale miscelata alla fluorite. La resa è diversa, richiede un minimo di adattamento, ragazzi. È proprio al crepuscolo che questi sistemi iniziano realmente a mostrare il loro potenziale, perché la gestione automatica funziona bene e il passaggio tra modalità colori e modalità night and day avviene in maniera, devo dirvi, intelligente. Ed è proprio in questi frangenti che emerge poi uno dei principali vantaggi rispetto a molti binocoli crepuscolari tradizionali, perché quando la luce disponibile diminuisce rapidamente, il sistema CMOS continua infatti a mostrarvi immagini leggibili e che sono ancora ricchissime di informazione. Persino nell'osservazione astronomica il sistema digitale può regalare qualche soddisfazione, perché comunque mostra molte più stelle rispetto all'osservazione a occhio nudo, pur, faccio una premessa, senza raggiungere naturalmente la raffinatezza e la puntiformità di un classico binocolo astronomico. Durante le prove pratiche ho avuto modo di osservare contemporaneamente cervi e caprioli proprio in questo pratone qualche sera fa, e il comportamento del sensore mi è sembrato molto valido, perché fino a circa 300-350 metri riuscivo a distinguere con buona facilità postura, proporzioni corporee e differenze morfologiche tra le due specie, soprattutto utilizzando gli ingrandimenti nativi senza abusare poi troppo dello zoom digitale. Nel caso dei cervi, grazie comunque alla maggior massa corporea, la leggibilità delle strutture dell'animale rimaneva valida anche oltre queste distanze. Mentre superati i 500-600 metri si passava progressivamente da una vera osservazione morfologica a un riconoscimento basato principalmente sulla sagoma, sulla mia esperienza. Il telemetro però funzionava ancora molto bene. Partiamo, ragazzi, adesso dai punti di forza, quindi pregi e difetti. Ho apprezzato molto ergonomia e qualità costruttiva. Il TN650M è ben bilanciato, comodo nelle osservazioni prolungate e trasmette una sensazione di robustezza grazie anche allo scafo in lega di magnesio e alla sua impermeabilizzazione P67 e comunque la buona qualità generale nell'assemblaggio. Molto convincente il comparto termico, come vi ho detto, grazie al grande sensore, un buon NTD che fornisce immagini pulite e una buona capacità di separazione dei soggetti rispetto allo sfondo. Ottimo anche il telemetro laser, rapido, preciso e molto ben integrato. 3 punti di forza, poi aggiungerei senza dubbio la grande versatilità multispettrale, perché avete la possibilità di passare rapidamente tra il sistema digitale, night and day, termico e modalità fusion. Questo amplia comunque parecchio le possibilità operative. Molto valida anche la resa crepuscolare, come vi ho anticipato, la gestione energetica, la doppia alimentazione con batteria interna e le 18.650 sostituibili, la ricca personalizzazione software e poi la presenza di una piattaforma balistica decisamente completa. Per quanto riguarda i difetti, che cito sempre, la traduzione italiana del firmware meriterebbe sicuramente qualche attenzione, ho già avvisato Bignami in merito. Il sistema digitale diurno, pur valido, non raggiunge ovviamente ancora
la naturalezza di un ottimo binocolo ottico tradizionale dedicato all'osservazione naturalistica. Infine, la grande quantità di funzioni richiede ovviamente un minimo di pratica iniziale. È giunto il momento di parlarvi in conclusione delle mie impressioni. Devo confermare che Guide ha creato un prodotto veramente multimediale, multifunzionale ed è poliedrico, vi consente di fare praticamente tutto, dalla ripresa video, fotografia, audio, termico, notturno, fusion e tanto altro ancora. Inoltre, come avete visto, per gli amanti del tiro sportivo, dell'attività venatoria, ci sono anche delle funzioni balistiche integrate che secondo me sono perfettamente funzionali. Si rivela quindi uno dei sistemi multispettrali più completi, equilibrati e versatili che mi sia capitato di utilizzare negli ultimi anni. Guide infatti sembra aver trovato un ottimo equilibrio tra prestazioni, ergonomia e funzionalità avanzate, realizzando uno strumento capace di soddisfare sia il naturalista sia l'utente più evoluto. Il prezzo al momento della prova è di circa 3.200 euro. Io ringrazio infine Bignami, distributore italiano dei prodotti Guide, per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test. Vi saluto, ci vediamo come sempre su questo canale. Vi ricordo che sul sito di Bignami è possibile acquistare direttamente questo interessante binocolo multispettrale. Per oggi termino qui, vi aspetto come sempre sul mio canale YouTube, ci vediamo anche sul sito specializzato termicinotturni.it, diciamo così costola di binomania.it, sul gruppo Facebook Visori Termici, Visori Notturni e Fototrappolaggio. Inoltre, se ancora non l'avete fatto, potete pensare di sostenere la mia attività giornalistica indipendente attivando un abbonamento su Binomania Inside. Per una cifra che spero sia irrisoria e mensile, avete la possibilità non solo di ricevere delle indiscrezioni, anteprime e delle comparative, ma anche di conoscere la mia attività dietro le quinte. Insomma ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, buone osservazioni a tutti, sia notturne che diurne.